Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo alla sua amata figlia Luz de Maria. 16 maggio 2012. Diletti figli miei, vi benedico. Ciò che il cibo è per il corpo, la preghiera è per lo spirito. Pregate, non potete continuare il vostro cammino senza la preghiera. In questo momento esorto tutti i gruppi, che si conformano alla mia Chiesa a fermarsi per osservare le proprie fondamenta. Sono poste su solida roccia? Analizzate le opere e gli strumenti attraverso i quali fate del bene ai vostri fratelli e alle vostre comunità. I gruppi di preghiera devono essere utili. Sono venuto e ho camminato in mezzo ai peccatori per portare la buona novella, per annunciare l'amore, la pace, il perdono, l'umiltà. Esorto i laici impegnati nella mia Chiesa a essere umili, a non vantarsi di questo impegno con la mia Chiesa, ma a essere consapevoli dell'umiltà di cui devono farsi portavoce dell'impegno che hanno sottoscritto per essere testimoni di fronte alle comunità. Coloro che guidano i propri gruppi di preghiera e i loro membri devono analizzare a fondo ognuno di essi. Non desiderio, poiché questo non è il tempo dei farisei, non desidero farisei, desidero figli sinceri, che mi adorino tramite il dono della parola, non figli, che mi adorano di fronte al popolo ma poi mi feriscono alle spalle. Questi figli dovrebbero compiere un esame di coscienza, così come coloro che usano parole velenose per distruggere i propri simili dovrebbero sondare la propria anima. Mi rivolgo ai miei pastori. Un pastore permette forse che una singola pecora fugga dall'ovile, oppure la lascia morire di fame perché non prova simpatia per lei? No, questo non sono io e un tale pastore non mi rappresenta. Sono venuto per accogliervi tutti, non per mostrare una pecora in particolare al pubblico, ma per accoglierle tutte pubblicamente. In questo momento desiderio pace e unità. Il male si annida ovunque e il mio popolo gli apre le porte in modo che possa entrare e distruggerlo. L'arma con cui il mio popolo vincerà si chiama unità. Si avvicinano momenti molto duri per la mia Chiesa, pertanto oggi vi invito a pregare senza sosta. Si avvicinano momenti estremamente dolorosi per l'umanità. La terra tremerà di nuovo con forza ed emanerà dall'interno il fuoco, che devasterà tutto ciò che troverà sul suo cammino. Vi esorto a pregare per il mio amato Giappone. Vi esorto a pregare per gli Stati Uniti, miei amati figli. Le acque strariperanno e inonderanno le terre, le zone costiere soffriranno, così come soffriranno tutti i popoli, uno a uno. Il comunismo travestito di pace e alleanza predominerà. Pregare figli miei, pregate per il Medio Oriente, pregate per la Cina. Miei amati, gli elementi, poiché l'uomo mi ha bandito dal suo cuore, si uniscono per fare in modo che egli si rivolga di nuovo a me. Aprite la coscienza, siate consapevoli che ho sacrificato la vita per voi e vengo per voi, vengo con potere, maestà e gloria, vengo per essere ascoltato perché chiamerò il mio popolo e separerò la zizzania. L'albero di fico, che non avrà dato alcun frutto, sarà lasciato a seccare accanto alla zizzania. Vi esorto, figli miei, a continuare il cammino con umiltà. L'umiltà è la pratica del mio Vangelo. L'umiltà è aiutare i bisognosi, è portare a chi mi nega la mia parola di verità, è alzare la voce quando vengo rifiutato, è guardare negli occhi coloro che mi hanno dimenticato. Che cosa sarebbe l'uomo senza di me? La mia misericordia è infinita e la mia giustizia è imparziale. Avete predicato un Dio di misericordia, che ha messo da parte la sua giustizia. Vi siete dimenticati che alla fine vi chiamerò per rendere conto di ciò che vi ho affidato e di come lo avete moltiplicato. Io sono amore e giustizia, se non lo fossi non sarei perfetto. I potenti leader dell'umanità alimentano i tentacoli dell'Anticristo conferendogli potere affinché possa dominare i miei figli. Quanto avete contaminato il cibo? Quanto avete contaminato e invaso la mente dei miei figli affinché sminuiscano il dono della vita? Quanta droga somministrate attraverso i farmaci per distruggere l'organismo dei miei figli e annientare gran parte dell'umanità. L'Anticristo si sta muovendo, ma non si sta muovendo di nascosto, bensì davanti agli occhi di tutto il mondo.
si leverà e combatterà contro il mio popolo, ma non dimenticate che invierò i miei messaggeri ad avvisare i vostri compagni di viaggio, le mie legioni celesti, affinché aiutino il mio popolo a combattere contro il male. È per questo che esorto il mio popolo a crescere costantemente nella fede, a mantenersi unito e a discernere chiaramente coloro che non sono veramente miei figli come sembrano, ma hanno in realtà la missione di perseguitare il mio popolo. I miei annunci vi giungono attraverso i miei profeti, nessuno è mai stato ascoltato dal suo popolo come lo fui io, ma a voi chiedo di ascoltare, vi chiedo di far arrivare le mie parole fino in fondo al cuore e di aprire il pensiero, la mente, in modo da permettere ai vostri sensi di essere invasi dal mio amore, perché questo istante è difficile. Troppi dei miei figli si disinteressano alle mie chiamate quando si inginocchieranno di fronte alla mia venuta li accoglierò solo se si pentiranno dal profondo del cuore. Non smettete di pregare. Una grande nazione soffrirà molto presto, il sole influirà notevolmente sull'umanità, nel suo desiderio di risvegliare l'uomo, lo colpirà pesantemente. Tu, popolo mio, persevera con forza, utilizzando il dono della parola per adorarmi e per chiedere e intercedere per coloro che non mi amano e che non credono nella mia seconda venuta. Convertitevi perché il vostro tempo sta per terminare, convertitevi figli miei, convertitevi, cambiate questa vostra vita mondana. Riflettete e tornate a questo vostro Cristo, che vi ama e vi attende. Così insanguinato, così fustigato, così sofferente, vi amo infinitamente e vi attendo. Non mi stancherò di chiamarvi perché vi amo e in questo mio amore. Benedico gli occhi di chi legge le mie chiamate. Benedico le orecchie di chi ascolta le mie chiamate. Benedico il cuore di chi custodisce le mie chiamate. Benedico il pensiero di chi non dimentica le mie chiamate. Benedico le mani di chi condivide le mie chiamate. Benedico i piedi di chi cammina diffondendo le mie chiamate e quelli delle loro famiglie. Benedico i loro cari. Benedico il loro lavoro. Benedico il loro spirito perché esso rimane con me. Voi che davvero mi amate e mi attendete siete i fari, che illuminano questa terra dalle tenebre. Siete la luce, che mi chiama, la luce, che mi attira, il magnete, che mi tiene unito al mio popolo. Continuate a pregare e ad agire, non desidero una preghiera unicamente passiva, desidero una preghiera attiva. Dimorate nel mio cuore, vi benedico. Il vostro Gesù Amen. Alla fine del messaggio di nostro Signore ci è stata data un'immensa benedizione, accogliamola con amore e gratitudine. Vi copro con il mio sangue prezioso e allontano da voi tutti quegli spiriti, che mi sono avversi, e che vi fanno del male o vi inducono a deviare dalla retta via. Davanti al mio sangue prezioso tutti gli spiriti maligni si allontanano. Vi suggello in nome di mio Padre, nel mio nome e in quello del mio Santo Spirito. Il vostro Gesù,